Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Angelo. Oggi parleremo delle prestazioni di un turbogetto, dando seguito a quello che abbiamo detto nel video precedente. Nel video scorso abbiamo introdotto il concetto di spinta necessaria affinché un velivolo turbogetto mantenga un volo livellato, rettilineo, stazionario. La formulazione analitica che abbiamo trovato però è una formulazione ideale, cioè la curva che abbiamo disegnato è una curva ideale. Nella realtà la curva reale si discosta da quella teorica, in particolar modo agli estremi del grafico. Come potete vedere nell'immagine, per valori di velocità inferiori alla velocità minima, la curva teorica e la curva reale si discostano abbastanza. Questo perché? Perché per velocità inferiori alla velocità di stallo non vale più la relazione lineare che lega il CL ad alfa, ovvero il coefficiente di portanza sarà inferiore alla relazione che vale in campo lineare CL alfa per alfa. Allo stesso modo, per valori di velocità maggiori della velocità di Mach drag race, si ha un comportamento differente tra teorico e reale. Questo perché i valori di CD0 e K sono influenzati dagli effetti di compressibilità, cosicché per avere una trazione necessaria per valori maggiori della velocità di Mach drag race servirà una trazione maggiore rispetto a quella che si aveva nel caso ideale. A questo punto vediamo gli effetti di quota e carico alare sulla trazione necessaria. Iniziamo dal primo. Immaginiamo di volare ad una quota diversa da quella che avevamo studiato nel caso precedente. Quindi immaginiamo che prima eravamo a alla quota del livello del mare, adesso stiamo aumentando di quota. Che cosa succede? Aumentando di quota ovviamente la densità diminuisce, ma affinché il coefficiente di portanza resti lo stesso, la quantità che definiamo pressione dinamica, cioè un mezzo ρv quadro, deve rimanere costante. Ma se ρ diminuisce, cosa dovrà aumentare per rimanere tutto costante? La velocità. Come si traduce questo nella curva di trazione necessaria? Prendendo il generico punto P sulla curva, esso all'aumentare della quota traslerà orizzontalmente verso destra di una quantità pari a, o meglio proporzionale a, radice quadrata della densità a livello del mare sulla densità della quota alla quale si sta volando. Si noti che la trazione minima necessaria resta la stessa, tuttavia per ottenerla bisognerà volare a velocità maggiori. Una differenza che forse dal grafico che state vedendo non si nota molto perché è disegnato abbastanza male, ma un ulteriore effetto si ha per velocità crescenti, cioè per velocità prossime alla velocità di Mach drag race. Che succede aumentando la quota? La densità abbiamo detto che diminuisce, ma diminuendo la densità diminuisce anche la velocità del suono. Questo vuol dire che gli effetti di compressibilità si manifesteranno prima rispetto al caso della quota a livello del mare o di una quota inferiore. Questo è il motivo per cui il punto della velocità di Mach drag race si sposterà a sinistra, quindi verso valori più bassi, ovvero sarà più semplice raggiungere la velocità di Mach drag race, quindi il range di velocità diminuisce. Passiamo ora a studiare che cosa succede alla curva di trazione nel caso in cui cambia il carico alare. Il carico alare è definito come peso del velivolo diviso superficie alare. Studiamo separatamente i due casi, ovvero il primo caso è il caso in cui il carico alare sta variando, ma varia solo il peso, la superficie alare resta costante. Per studiare questo dobbiamo esplicitare i termini A e B che avevamo trovato nel video precedente. In particolare il termine A non dipende dal peso e quindi è lo stesso. Il parametro B invece ha il peso a numeratore. Questo vuol dire che se aumento il peso aumenterà anche la quantità B. Ma la quantità B abbiamo visto che graficamente era un'iperbole. Se andiamo a disegnare la nuova curva B,
vedremo che questa sarà una curva diversa da quella che si aveva nel caso di peso inferiore e di conseguenza quindi anche la curva di trazione necessaria si sposterà di conseguenza. In che modo? Si sposterà in alto e a destra, ovvero verso valori di velocità maggiori. Confrontando quindi le due curve a differenti pesi del velivolo, vedremo che la trazione minima necessaria adesso sarà aumentata e aumentata anche la velocità di trazione minima necessaria. Se facciamo variare la superficie alare e manteniamo il peso costante, vedremo che sia il termine A che il termine B varieranno. In particolare, supponiamo di aumentare il carico alare. Che succede? Il termine A, che ha S al numeratore, aumenterà, mentre B, che ha S al denominatore, diminuirà. Disegniamo le due nuove curve e disegniamo anche la combinazione delle due curve, ovvero la curva della trazione necessaria. Rispetto al caso precedente, in cui si aveva una superficie alare più bassa, adesso la curva sarà traslata verso sinistra, cioè si sarà spostata verso valori di trazione e velocità inferiori. Questo perché? Perché aumentando la superficie alare sarà aumentata l'efficienza, ma aumentando l'efficienza vuol dire che il C di 0 sarà diminuito e quindi sarà più semplice ottenere la trazione minima necessaria. Quest'ultima relazione che lega efficienza a resistenza lo studieremo meglio in un altro video in cui andremo a parlare della polare aerodinamica. Io per ora mi fermo qui, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like, un commento, a condividere e spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima, ciao ciao!